Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci, tendenze energetiche per l'estate 2025. Abbiamo la carta dell'eremita, amici dei pesci. Con la carta dell'eremita potrebbe essere un periodo un po' isolato o diciamo dove farete introspezione. Con la carta dell'eremita di solito è qualcuno che sta cercando la propria luce, la propria strada. Può esserci anche un riesame del passato. Ed è un numero 9, tra l'altro, una carta di iniziazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche la mia mail per le consulenze personali, trovate i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e sempre nella descrizione, io inserisco sempre tutto lì, c'è il link per il seminario di approfondimento sulle famiglie reali che si terrà a inizio giugno 2025. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Partiamo con un re di bastoni. 5 di spade, fante di bastoni, regina di bastoni, temperanza, e appeso. Devo dire che sì, che è un periodo introspettivo, ma soprattutto di riflessione, io sento. Partiamo da questo re di bastoni, che secondo me, siccome abbiamo sia re che regina di bastoni, se siete in qualche relazione lavorativa piuttosto che romantica, potrebbe rappresentare la controparte. Andiamo a vedere il re. Abbiamo un 8 di pentacoli e un 8 di bastoni, quindi si potrebbe tranquillamente trattare di una questione lavorativa o comunque che ha a che vedere con il quotidiano o diciamo c'è come un bisogno di comunicare qualche scelta, qualche punto di vista o è una questione da organizzare. Andiamo a vedere il 5 di spade perché è come se ci fossero delle difficoltà, qui infatti temperanza, qui ce l'avete già, ma è al contrario. È come se ci fossero delle difficoltà in qualche tipo di gestione nel quotidiano. E diavolo! Sì, può essere qualche condizionamento dovuto all'ego, qualche questione da mettere in equilibrio. Allora, qui abbiamo il divino maschile e il divino femminile. Qui abbiamo una carta che mi richiama un po' la stessa cosa. Da un lato è a testa in giù, dall'altro è a testa in su. Quindi ho proprio come l'idea che ci debba essere un ribaltone. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Mago, re di coppe, 4 di pentacoli e cavaliere di spade. Allora, può essere che non abbiate completamente le cose chiare con questo 5 di spade. Tenete presente che fa anche riferimento a delle discussioni
che potrebbero esserci, diciamo verso la prima fase dell'estate, facilmente sono questioni secondo me legate all'ego o questioni legate al procrastinare, al perché qui avete un cavaliere di spade e qui la temperanza, che sono due carte che mi danno un'idea di tempo molto distinta, cioè questa è una carta di fermo temporale, mentre questo è, diciamo, la carta forse una delle carte più veloci e anche questa, l'otto di bastoni. Quindi io ho come la sensazione che sia una questione di vado a che ritmo, mi fermo un attimo, penso bene, aspetto che le acque si calmino e poi agisco, oppure parto sprombattuto e sento che sarà più la seconda. Proprio perché qui avete un cavaliere di spade e un mago, c'è come da agire, da prendere in mano la situazione, da andare dritti a prendersi quello che si vuole, ragazzi. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Guardate, re e regina di coppe, cavaliere di coppe, otto di coppe e imperatore. Ho come la sensazione che manchi qualcosa alla relazione e che questo dia questi toni alti e bassi a questa stessa relazione. Solo che a un certo punto deciderete di essere voi a smuovere le acque. È come se facendo un momento di introspezione, un trimestre potrebbe anche essere per qualcuno, che più o meno va da metà giugno a metà settembre, ci fosse poi come un cambio del punto di vista. È come il vedo attraverso questa introspezione, attraverso l'analisi di dati che ho raccolto nel passato, è come se qui ci fosse la presa di consapevolezza del disequilibrio, di quello che vi blocca e da qui l'azione per riportare l'equilibrio. È come fare lo sforzo con la carta dell'appeso alla fine di comprendere l'altra parte. Che se fosse per esempio una questione lavorativa, l'altra parte potrebbe anche essere voi autonomi e l'altra parte è il cliente. Andiamo a vedere la temperanza. Wow, ruota della fortuna. E 9 di bastoni. Sento come se vi dicessero che effettivamente da, secondo me, inizio luglio potrebbero prendere una velocità diversa le cose, essere molto più svelte e veloci, quindi dover agire molto più in fretta. Però è anche vero che con quella regina di bastoni saprete bene che fili tirare per ottenere questo cambio di cui ci parla la ruota della fortuna. Tenete presente che normalmente la ruota della fortuna sono cambi positivi, quindi potrebbero esserci delle nuove strade che si aprono, delle nuove opportunità, magari delle offerte che stavate aspettando, delle proposte che magari arrivano, dei nuovi clienti, dei contatti, però ho anche l'idea che sarà tosta, sarà stancante riuscire a tenere il ritmo, perché ho come l'idea con questa temperanza all'inizio che è come se il fare le cose in un certo modo rallentasse lo sviluppo della situazione. E invece poi qui è come dire, ok, non mi faccio più ingabbiare da questo diavolo e vado avanti e nonostante non ci sia l'approvazione dell'altra persona, la partecipazione, la considerazione, quando qualche cosa è da fare si fa con la carta del mago. Andiamo a vedere l'appeso. Guardate, 7 di pentacoli al contrario, temperanza al contrario. È come se ci fosse una sorta di cambio frizzantino verso la fine del periodo. 3 di spade e appeso di nuovo. Credo che qui sarà importante
vedendo le cose da un'altra prospettiva, lasciarsi qualche cosa alle spalle. Il 3 di spade, io qui lo sento un po' come un sacrificio di qualcosa, di qualcuno, di un atteggiamento. Siccome abbiamo l'appeso, vabbè, c'è anche il 7 di pentacoli, potrebbe essere il sacrificio di, cioè sacrificare il fatto che aspettate sempre, un po' quello che vi dicevo qui con questa temperanza, il fatto di dire, ok, penso che la cosa migliore sia quella, quando bisogna fare una scelta importante, valuto i pro e i contro, prendo la mia decisione, ci dormo su un paio di notti e vedo se poi sono ancora della stessa idea, se posso, però normalmente è non aspettare troppo, cioè nel giro di una settimana prendere una decisione. Può essere utile darvi un tempo anche con questo 7 di pentacoli al contrario. Se parliamo di amore, ragazzi, hmm, mm, come portate pazienza, come vi posso dire? Guardate, sarà un periodo abbastanza, mi viene da dire chiacchierino, tumultuoso. Anche qui arriveranno un sacco di notizie o come se vi rendeste conto di cose parlando col vostro partner, potrebbero esserci delle incomprensioni, potrebbero esserci delle tossicità, qualche tipo di proposta che non arriva. È un po' come, ok, cerchiamo di capire da dove viene questa mia esigenza, da dove vengono questi conflitti, questo bisogno egoico e cerchiamo di vedere le cose da un'altra prospettiva. Sacrifico una parte del mio ego, non di me, solo del mio ego, per riuscire a comprendere, magari anche a perdonare questa persona o a perdonare la vita nel caso non sia una persona specifica, ma sia un qualche cosa che vi succederà. Ehm, Vi dico, se tollererete cose, porterete pazienza e la prenderete con calma, supererete il periodo. Però fate attenzione ai bisticci e alle questioni di principio, alle questioni di puntiglio, di orgoglio, perché poi sono quelle che fregano. Se poi volete un'analisi più completa, ragazzi, di amore, lavoro, insomma, nelle letture mensili, la ruota del destino, tratto proprio in modo un po' più specifico questi settori, ok? Per quello che riguarda invece il lavoro, allora, devo dire che tutto sommato è un buon periodo, è un periodo dove probabilmente sarete chiamati a prendere in mano la parte della pubblicità, la parte del marketing, è come dover rivedere un pochettino che cosa e con chi spingere, prodotti o servizi. Se vi state aspettando una promozione, mm, potrebbe effettivamente arrivare perché avete la ruota della fortuna, ma ho come la sensazione che con quella appeso alla fine ripetuto il 3 di spade, penso che poi vi renderete conto che forse non era proprio quello che volevate o non era così che ve lo aspettavate. Però sì, effettivamente arriva. Vi dico, se devo parlare anche di soldi, con questa bellissima ruota della fortuna, adesso stavo guardando se c'erano anche altre carte, beh sì, c'è un re di bastoni effettivamente. Ci sono, ci sono prospettive di guadagno, effettivamente a luglio, per chi ha la benedizione di averla, arriva la 14ª, quindi effettivamente risuona. E se non avete diritto alla 14ª, vi dico che è come se si aprisse qualche opportunità in più per guadagnare e per qualcuno con la ruota della fortuna è anche, si può trattare di una vincita al gioco, di una vincita in premi, di buoni spesa, di qualche regalo succulento, mi viene da dire. Bene, se invece parliamo di famiglia, ragazzi,
Devo dire che tutto sommato le cose scorrono tranquille, mi fanno sentire dei bambini ridere, come per dire che sarete nella gioia, nella tranquillità, nella serenità. Mm? Ok, andiamo a vedere Osho che cosa ha da dirvi. Guarigione. Eh sì, ma avete la carta dell'iniziato, l'eremita, e quindi ci sta che questo periodo estivo sia, diciamo, dedicato all'autoguarigione o più semplicemente alle prese di consapevolezza. Qui c'è come un attaccamento, ragazzi, secondo me a questa forma mentis del diavolo o del 5 di spade. Però una volta che prenderete in mano le cose, che diciamo inizierete a fare le cose anche se non avete entusiasmo, cioè mi viene da dire sviluppate anche un po' la forza di volontà, soprattutto se per voi questa temperanza rappresenta il procrastinare, il fatto di vado, vengo. Qui il fante di bastone al contrario mi dice che non c'è poi tutto quell'entusiasmo, ma probabilmente qualcuno è anche stanco, infatti c'è il 9 di bastoni e ci sta, cioè a un certo punto uno ha anche bisogno di un po' di ferie. Però ragazzi, appunto, secondo me riuscirete, anche se non arriva quello che voi vi aspettate. Le carte di Osho vi dicono momento per momento, quindi fate un passo per volta, con calma, nessuno vi corre dietro, anche se qui sento come un input ad un certo punto, secondo me sono le prime 2 settimane di luglio. Non so perché mi dà luglio. E poi abbiamo la carta della guarigione, che è un re di coppe. Re di coppe ce l'avete anche qui. Effettivamente, ragazzi, è il terapeuta, il re di coppe. Quindi non nego che, a parte che per qualcuno potrebbe essere il vincere le proprie paure e buttarsi in questa nuova avventura olistica, mi verrebbe da dire, non c'è proprio il Papa, in quanto maestro, però abbiamo già un imperatore che potrebbe essere un imprenditore. Va bene, andiamo a vedere qualche difficoltà che potreste vivere in questo momento. In questo momento intendo nel momento estivo. Perché mi è difficile vivere nella gioia? Perché c'è troppo ego, perché ci sono troppi pensieri. L'ego è quello che ci dice, "Mhm, hai fatto bene, più che altro ci dice, "Mhm, hai fatto male, guarda quello che ci sgrida, il critico interiore, è quello che ci dice non sai fare niente, non sei brava a niente, non sei sufficiente, è quello che ci tratta male, ragazzi, fondamentalmente. E quando ce n'è troppo, c'è troppa mente, c'è questa lotta interna anche con il 5 di spade sul dov'è il limite, chi ha ragione. E questo effettivamente, se è fonte di stress, è come se fosse una patina, mi viene da dire, sopra quello che potrebbe essere la gioia, cioè il continuo rimuginio mentale appanna anche il modo di vedere le cose. Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Perché credo che una sconfitta sia inaccettabile. È sempre l'ego, eh? È sempre l'ego, ragazzi, che si identifica con il risultato. Se vinco sono un vincente, se perdo sono un perdente. Però no, perché quella è una sfida di X che affronterete durante la vita. E poi c'è tanto altro dietro a quella singola sfida, quindi. Ok, andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere. Mi permetto di sbagliarmi senza giudicarmi o criticarmi. Wow, ragazzi, ma che bello come legano anche tra di loro queste carte e come legano con la lettura. Molto contenta. Fatemi sapere se vi risuona, eh. Ok, adesso andiamo a vedere con quale segno zodiacale, o magari ascendente, avrete più a che fare con questo in questo trimestre, nel periodo estivo.
Capricorno, ripeto, può essere sia il sole, segno solare, che l'ascendente, anche il segno lunare, però poi non ci allarghiamo troppo ad altri segni tipo Marte, insomma, cioè tipo, vabbè, avete capito. Andiamo con il pendolo, ragazzi, quindi pensate ad una domanda in modo che la risposta sia sì o no e vediamo che cosa vi dice il pendolo. Ok ragazzi, la risposta del pendolo è un no. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona questo lavoro. Lo stesso lavoro, cioè sulle credenze limitanti, lo potete fare attraverso i video che io pubblico nella sezione degli abbonati. In quella sezione, che è studiato un po' come una scuola, tratto temi di metafisica, di metamedicina, insomma la guarigione sui tre livelli, corpo, mente e spirito. E nella parte mente tratto appunto le credenze limitanti. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, se volete dare un'occhiata vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!